Buonasera, buona domenica a tutti. Ricominciamo a fare questi video e ricominciamo, diciamo, da dove avevamo lasciato, nel senso che noi l'anno scorso abbiamo guardato un sacco di cose, dall'inizio, dalla tastiera fino alle scale, agli accordi, posizioni, una serie, armonia. Quindi abbiamo coperto un certo tragitto e se non l'avete fatto vi consiglio di andarvi a vedere gli altri video, di iscrivervi al canale, mettere like, la campanellina, tutte queste cose simpatiche, e a questo punto mettiamo a frutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, e cioè che cosa? Cioè, controllo, si registra tutto, ok. E mettiamo a frutto. Che significa? Iniziamo a lavorare direttamente sui pezzi. Come dico sempre, l'armonia è una sola, quindi le cose che io faccio sul pianoforte ovviamente valgono per tutti gli strumenti, chitarre, sassofoni, bassi. Prendiamo Body and Soul, di cui avete lo spartito attaccato dentro la descrizione, uploadato, linkato, si dice, linkato nella descrizione, e iniziamo a vedere come uno dovrebbe ragionare. La prima cosa da fare è abbandonare quanto più presto è possibile la partitura, proprio quanto più presto è possibile. Suonare guardando la carta non va bene, nel senso che all'inizio magari se non sai il pezzo te lo devi guardare, però possibilmente abbandonarla quasi subito. Come si fa? Basso, melodia, facciamo entrare nel nostro cervello la linea del basso e la melodia, che sono i nostri due estremi. Qua suoniamo proprio gli accordi e la melodia quanto più fedelmente possibile. Ok? Quindi scriviamo limite superiore, limite inferiore. Dopodiché, visto che abbiamo studiato tutti 2-5-1 fighissimi con le posizioni, i colori, eccetera eccetera, che cosa facciamo? Andiamo a mettere quelle posizioni e a cantare la melodia senza parole. Prendo gli accordi proprio quelli originali. Non proprio quelli dei 2-5, insomma. Mi scappano gli accordi. Cantiamo la melodia, suoniamo gli accordi, e nel frattempo che suoniamo facciamo questo processo. Mettiamo anche degli accordini magari diversi, perché avendo fatto tutti i punti dell'armonia, l'armonizzazione, l'analisi armonica, eccetera, sappiamo che magari dove sta un quinto puoi mettere un sub, magari dove c'è un quinto puoi mettere un quinto sasso, un quinto settima, puoi colorare gli accordi di settima. Se vai verso un accordo magari c'è un diminuito, puoi mettere anche un quinto sasso, insomma hai una serie di possibilità. Quindi che cosa facciamo? Cantando scegliamo qua ci sta Mi bemolle minore che va a Re bemolle maggiore. Come sappiamo, quando andiamo da un secondo, quando andiamo verso un accordo, cioè vedere un primo, un terzo, un sesto, qualsiasi cosa sia, abbiamo varie possibilità. Quindi a questo punto la cosa più la bemolle settima, una bella nona 13, andiamo a Re bemolle. Potremmo anche mettere il sub, che è l'accordo di settima di dominante, un semitono a sopra qualsiasi cosa vogliamo andare. Dobbiamo andare a Re bemolle, Re settima, quindi figo. E scegliamo colori. Ovviamente ogni colore, anche se 2-3 accordi possono stare nello stesso punto, ovviamente essendo diversi, con colori diversi fanno effetti diversi, cioè il La bemolle a quel punto, quinto grado, abbiamo messo un colorino, diciamo, piccante,
fa un fatto più natalizio, come dire, cioè più logico, più... Se mettiamo il sub fa il fatto un po' più sub 5 re settima, fa il fatto un po' più jazzy, diciamo la verità. Quindi mi bemolle, si bemolle, mi bemolle, la smolla settima, o re settima, re bemolle, sol bemolle. Qua stiamo andando a sol bemolle, qua pure potremmo fare un fatto, mettere un po' un fatto sub. Per esempio, fammi no, e poi qua ci sta questo mi diminuito. Ricordiamoci, gli accordi diminuiti hanno come tutti gli altri hanno le estensioni, che sono l'accordo diminuito un tono sopra, quindi se è mi e fa diesis diminuito è qui. Quindi possiamo esagerare proprio, come dice Cannavacciuolo, esagerare alla napoletana e mettere 3-4, come dice Totò, meglio che abbondare. Quindi questo è. Poi mi bemolle 2-5 del sesso, do 6 diminuito, fa settima, si bemolle, tradizionale sarebbe mi bemolle, la bemolle, re bemolle. Chiaramente possiamo anche abbondare e articolare quell'accordo di settima di dominante, quindi invece di fare semplicemente mi bemolle minore, la bemolle, che è un 2-5 6-8, insomma, diciamo, potremmo mettere il la bemolle quinto grado sas e poi un bel la bemolle colorito, quindi il sas che c'ha sempre la sua potenza e andare al re bemolle. Ok? Una volta che uno si è fatta l'idea di quali accordi, costruisce l'armonizzazione. L'armonizzazione si costruisce, come abbiamo già detto, prima di tutto con 4 note: basso, melodia, note guida, terza e terza all'interno, quindi una robina tipo. Io qua non ce la faccio a mettere il suo dominante, perdonatemi, metto il maggiore. Eccetera, eccetera. Ok? Una volta fatta questa costruzione, riempiamo, mettiamo i colori, il condimento, il parmigiano e magari applichiamolo. Vedete che rispetto alla posizione di prima, che sono semplici, ci mettiamo un po' di spessore, un po' di pasta. Sub per andare a sol bemolle. Esageriamo, 11 più su sol bemolle. 2 si bemolle invece di mi si diminuito. Questa posizione bellissima di cluster, lo vedete? Questa è una delle cose importanti sul semidiminuito, una delle posizioni più belle. Funziona ovviamente anche nelle posizioni A e B della terza e della settima, come abbiamo visto nei video precedenti, però specialmente per il semidiminuito c'è questa posizione che è ancora più saporita, che è tipo dalla terza e dalla settima, ma in realtà lo fai dalla quinta bemolle, quindi quinta bemolle, settima bemolle, nona, undicesima. E poi ci metti questo piccante sotto, metti questo clusterino, vedete, che è undicesima vicino alla quinta bemolle, settima anch'esso con la 11 più. Ora per esempio qua sarebbe si bemolle minore, mi bemolle, la bemolle, la re bemolle, però io posso pensare di fare al posto di mi bemolle la bemolle sas, quindi la bemolle sas al posto di mi bemolle, la bemolle, re bemolle. E a questo punto, visto che vado alla bemolle, da si bemolle minore vado alla bemolle, che faccio? Ci metto il la settima, sub 5 di la bemolle sas,
tanta roba, però se ci siamo visti bene i video dell'anno scorso, molte di queste cose le dovremo capire, ok? Quindi ve la suono. Provateci, provate a sperimentare, non cercate le regole, cercate di far sentire al vostro orecchio il colore, l'effetto che gli accordi, che quel colore di accordo fa sotto quella nota, e poi cercate di applicare queste idee anche su altri brani. Nei prossimi video è una cosa che vorrei fare dare un po' degli esempi su come si possa fare questo lavoro rispetto all'armonizzazione dei pezzi, insomma pianistica, ma ovviamente con differenti posizioni, però questa roba vale per la chitarra, per qualsiasi cosa. L'armonia è una sola e funziona sempre uguale, ok? Quindi come sempre vi saluto, vi auguro buon divertimento e ci vediamo al prossimo video in cui facciamo l'inciso di Body and Soul. Buon divertimento.